Ciao a tutti, il mio nome è Giovenzana Ruben e benvenuti ad Airsoft Engine Project. In questo video parleremo del rapporto dei volumi. Andremo a correggere molte delle concezioni errate che ci sono a riguardo, del famoso e per alcuni temibile jog creep, come riconoscerlo, diminuirlo al minimo oppure sfruttarlo per raggiungere alcune delle prestazioni che senza non riusciremo a raggiungere. Detto questo, il concetto più basico errato che c'è da correggere è il fatto che molti dei valori che troverete sui forum o che i preparatori vi offrono per aiutarvi nella preparazione delle vostre repliche sono errati. Questo non tanto per la metodologia di test che vengono fatti, è proprio il dato che viene preso è errato. Questo perché spesso si fanno dei test con diverse masse o con lunghezze di canne diverse e vengono fuori dei dati, il rapporto cilindro a canna 1,5 a 1, 1,8 a 1, 2 a 1 in base alla massa dei pallini o alla canna che vuoi utilizzare con una certa massa costante. Questo dato che viene preso va a calcolare soltanto il volume del cilindro e della canna, ignorando totalmente tutti i componenti che ci sono di mezzo. Questo dato risulta poi non attendibile, per quanto il test in sé su quella piattaforma con quei componenti sia corretto. Inoltre, non prendendo tutti i volumi di mezzo, non si conta nemmeno la velocità, la molla che viene utilizzata, la massa del gruppo pistone e il fatto che una canna più larga e più corta, anche se ha lo stesso volume di una più lunga e più stretta, non si comporta nello stesso modo. Quindi effettivamente come bisognerebbe calcolare questi volumi? Qui abbiamo una sezione di un gruppo aria di un M4 semplice, un Gearbox V2, dove viene presentata soltanto l'indispensabile per calcolare i volumi che entrano in gioco. Come vedete i componenti non sono pochi. Abbiamo ovviamente il cilindro e la canna. Semplice, però cosa abbiamo? La testa pistone. Molti non calcolano la testa pistone perché la prendono che è soltanto in compressione e non fa nulla. Però bisogna comunque prenderla da conto perché ha molti volumi non di compressione oppure, in base al design, che vanno in compressione e aumentano il volume di compressione dentro il cilindro. Prendiamo per esempio una testa a fungo, vengono utilizzate sui bore-up, argomento che verrà discusso in futuro, ma semplicemente va a aumentare il volume di compressione. Ha una gobba che va ad accoppiare con una testa cilindro con una cava. Diversamente abbiamo teste che non hanno una gobba, ma hanno una cava. Per esempio le DMAC, che vanno a sacrificare il volume di compressione per una silenziosità maggiore. Quindi, cosa c'è ora? La testa cilindro innanzitutto prende la parte del volume del cilindro e poi va a prendere tutti i volumi che ci sono di mezzo. Per esempio, in questo caso è una testa cilindro FPS con una testa pistone Lonix, dove lo spazio interno della testa cilindro di battuta non viene ricoperto, quindi anche quello è uno spazio dove non c'è un volume di compressione. Tutta la lunghezza del backcushion della testa cilindro fino a poi arrivare allo spingipallino. Qui ritorniamo al concetto dello spingipallino, che è la cosa più palese per andare a differenziare e capire perché il concetto canna e cilindro è sbagliata, è che uno spingipallino completamente esteso ha diversi volumi in base alla sua lunghezza. Poi parliamo del gommino. Il gommino ha delle labbra che hanno una certa lunghezza, ovvio, questo qui è un dato praticamente trascurabile, però è giusto citarlo. E poi la canna. Ora mi ripeto per introdurre questo argomento, è che la lunghezza della canna e il suo diametro sono molto importanti. Questo perché abbiamo un volume di bypass. Il volume di bypass è quell'area attorno al pallino che permette all'aria di passare. Questo volume va definito dalla velocità dell'aria in sé, quindi come il pistone si muove e la sua accelerazione, e da qui viene a prendere tutta la massa del pistone e la durezza della molla, ed è questo che va ad effettuare maggiormente il rapporto di volumi che abbiamo. Il pallino, il suo movimento, è dato dall'aumento della pressione stagnante dietro di esso. Quindi se abbiamo un diametro maggiore, questa pressione sarà minore dietro di esso perché avrà volume maggiore che può passare oltre. Quindi di solito il rapporto di volumi si fa volume 1 che indica il cilindro fratto volume 2 uguale X. Ora che sappiamo come effettivamente deve essere, parliamo di tutti i volumi. Il volume 1 semplicemente è tutto ciò che è dentro il cilindro, dato dalla testa pistone e l'ingombro del testa cilindro dentro al cilindro, e ovviamente contiamo il volume del cilindro soltanto dal foro fino alla battuta. Il volume 2 è la sommatoria di tutto il resto. Tiriamo fuori qualche formula del pi greco moltiplicato per il diametro fratto 2 perché abbiamo bisogno del raggio alla seconda, moltiplicato per la lunghezza di compressione.
Semplicemente X è uguale a volume 1 fratto volume 2, di cui il volume 1, abbiamo appena detto e non mi ripeto, tutta parte dentro il cilindro, volume 2 è la sommatoria di tutti gli altri volumi. Questo rapporto è X. Questa X però che cosa vale? Non è un numero pieno, questo volume sarà 1 più K. Questa K è un fattore di correzione dovuto a tutti i dati che non sono calcolabili. Attualmente non esiste una formula, personalmente sto lavorando per svilupparla, ma è molto complicata e non ho la conoscenza di molte cose che funzionano dentro un gearbox per rendere una formula effettivamente funzionale in tutte le occasioni, però se riuscirò a crearla sarete i primi a saperlo. Se sentite qualcuno che dice il volume ideale l'ho già testato io i miei valori, semplicemente va a rappresentare con quella specifica configurazione su cui uno ha fatto molti test, e per essere sicuro bisogna fare molti test, dici io su questa configurazione non ho un joule creep con questa massa di pallini, però deve essere sempre quel rapporto utilizzato con gli stessi componenti. Ora parliamo effettivamente se questi rapporti non sono rispettati cosa succede. 3 casistiche. Abbiamo il caso di overvolume, dove abbiamo più volume nel gruppo cilindro rispetto a quello necessario, un volume ideale dove è giusto, o un volume undervolume dove il volume di compressione nel cilindro è minore di cui abbiamo bisogno per la determinata massa del pallino. Come vedete questi sono 3 grafici che vanno ad indicare il moto della stessa massa del pallino nelle 3 casistiche. Ovviamente quella ideale è quella centrale con il rapporto ideale dove il punto massimo, l'energia massima, la velocità massima del pallino viene raggiunta alla bocca della canna. Quindi come riconoscere in che stato siamo? Semplicemente utilizzando dei pallini di diversa massa noi capiamo in che situazione siamo. Se noi stiamo per esempio utilizzando una replica con dei pallini 0,25 e passiamo a degli 0,23 e notiamo un aumento di energia, vuol dire che noi eravamo in undervolume, perché avevamo troppo poco volume per spingere quel pallino troppo pesante. Passiamo ad una massa inferiore e quindi quell'aria ci basta per spingere al massimo il pallino per far coincidere più o meno l'energia massima, la velocità massima del pallino alla volata. Al contrario, se aumento la massa del pallino da un 25 passo a un 28 e noto un aumento di energia, vuol dire che ero in overvolume ed ero nel caso in cui il pallino che utilizzavo prima era troppo veloce e il pistone non era andato ancora in battuta quando il pallino usciva dalla canna. Utilizzando un pallino più pesante e quindi più lento, andiamo a sopperire a questa mancanza e avvicinare il punto massimo di velocità sulla bocca della canna. Ovviamente ora il punto massimo di velocità del pallino, della sua energia, è fuori dalla canna e non è realistico, è solo per spiegarvi e rappresentare come funziona effettivamente questo andamento della curva. Quindi questi sono i 3 casi. Parliamo dopo dei pro e dei contro di ogni caso, ora parliamo però prima come risolverlo. Purtroppo sulle AEG, sulle repliche elettriche, soltanto con il cilindro e cambiando la massa del pistone è molto laborioso. Ci sono diverse aziende che hanno diverse distanze del foro del cilindro rispetto alla parte frontale del cilindro e diametri interni del cilindro, e possiamo di molto lavorare di fino con le masse del pistone e il tipo di molle, la massa della molla, però ci viene molto difficile eliminarlo completamente. Quindi noi dobbiamo puntare a un test che ci mostra con 3 masse che la massa che noi abbiamo scelto è quella che ci dà l'energia maggiore. Aumentando la massa abbiamo una perdita di energia, diminuendo la massa abbiamo una perdita di energia. Il joule creep è una perdita di energia che porta un'inefficienza nel sistema. Quindi come si risolve questa cosa? Semplicemente o cambiando cilindro o cambiando la massa del pistone in base alla necessità, oppure semplicemente andiamo a cambiare il pallino in sé e cambiamo la massa che vogliamo utilizzare. Un'altra cosa che si può fare è utilizzare una molla più dura. Questo perché, come ora viene nel grafico, una molla più dura ha un'accelerazione del pallino maggiore e quindi anche se il punto massimo di energia che quella molla può offrire non è nel punto ideale dalla volata della canna, va a dare un offset e a portarci all'energia, alla velocità desiderata dal nostro pallino al punto che noi vogliamo, con però il rischio che cambiando massa possiamo uscire dalla regolamentazione del campo o nel nostro caso in Italia proprio la legge italiana. Questo ovviamente porta anche dei problemi di efficienza dove abbiamo un assorbimento maggiore nel motore, però quello è un argomento che verrà trattato nei prossimi video, quindi non mi dilungo. Il pro di utilizzare dei sistemi con il joule creep è, nel caso di un sistema in undervolume, è la silenziosità della replica, perché semplicemente il pallino si trova ancora dentro la canna quando il pistone
ha completato la sua corsa ed è andato in battuta, quindi il rumore proiettato da questo impatto viene un po' bloccato dal pallino e non viene proiettato verso l'avversario. In overvolume è l'esatto opposto, ovvero abbiamo un rumore proiettato maggiore perché non abbiamo il pallino che va a bloccare questo rumore dentro la canna, ma ha la libertà di uscire. Questa cosa viene utilizzata spesso anche per coprire i brutti rumori che fa la meccanica della nostra replica, quindi se vedete una replica che è ovviamente con un cilindro errato, fatevi due domande, perché questo rumore dell'impatto spesso viene utilizzato per nascondere il rumore della meccanica. Detto questo, poi l'utilizzo di una molla più dura ci permette anche di avere un ratio massimo maggiore. Questo non tanto per dire che ci aumenterà il ratio, no. Vuol dire che se noi abbiamo una configurazione dove se togliamo 3-4 denti abbiamo ancora il reaggancio e dove togliere denti in più non è utile o ci crea problemi di volume, possiamo utilizzare una molla più dura e andare in creep, quindi a modificare un po' il volume che abbiamo per restare comunque dentro i limiti di legge, ma evitare il riaggancio. Questo qui comunque è utilizzato in casistiche proprio estreme, dove si cerca di puntare a rate molto elevati. Noi ad un joule possiamo gestire tranquillamente 50 pallini al secondo utilizzando un DSG, oppure in SSG possiamo comunque lavorare fino ai 30, dove è meglio passare su DSG, ma anche questo qui è un argomento che verrà trattato in futuro. Ora che abbiamo parlato di come riconoscere il joule creep e conoscere come gestire il rapporto volumi, come diminuire al minimo questa problematica o come sfruttare il joule creep per raggiungere alcune prestazioni che non potremmo avere senza, bisogna semplicemente dire che tutta questa teoria è applicabile soltanto alle repliche elettriche, quindi provviste di cilindro e canna. Perché dico questo? Perché anche se sono piattaforme di utilizzo simile, un sistema gas blowback oppure un HPA hanno un modo di muovere il pallino molto diverso. La creazione della velocità e la pressione dietro il pallino è molto diversa in questi due sistemi, dove nel gas blowback non è un mio campo di expertise, ma mi permetto di dire, per il poco che so di fluidodinamica, la pressione viene generata semplicemente dall'espansione del gas che c'è dentro il caricatore, cosa che non viene controllata di fino quanto noi possiamo fare sulle nostre repliche gestendo effettivamente i volumi. Allo stesso tempo però non possiamo sederci sugli allori, perché noi sulle AEG non lo possiamo eliminare del tutto come potrebbero fare sugli HPA, perché gli HPA hanno tutto ciò che i gas blowback non hanno: gestire il volume e la pressione con la quale viene immesso, e possono eliminarlo del tutto. Quindi ci saranno di sicuro anche formule per gestirlo al meglio su HPA, però non è nemmeno questo un campo di mia esperienza e non mi permetto di dilungarmi su questo. L'unica cosa appunto che volevo dire è che il joule creep sarà sempre presente sulle repliche elettriche, non possiamo eliminarlo. L'unica cosa che si può fare è avvicinarsi a un rapporto ideale per diminuirlo al massimo. Questa cosa comporta? Che la maggior parte delle repliche, anche stock, che ci sono sui campi sono potenzialmente overjoule. Quindi vi consiglio assolutamente di fare una prova, un test, e nel caso portare la vostra replica nelle norme. Questa parte ci introduce all'argomento delle repliche stock, che la maggior parte, se non tutte, sono overvolume. Questo perché semplicemente i produttori non vanno a creare quelle 4 catene di montaggio per quelle 4 energie che commercializzano in giro per tutto il mondo. Vanno a cambiare semplicemente, dipende dalle marche, o il tipo di molla o il tipo di cilindro, trovandoci noi che abbiamo per esempio un limite di 1 joule non con una molla da 100 o da 90 nelle nostre repliche stock, ma magari una 120, però con un cilindro errato che con dei pallini di utilizzo 0,20, 0,23, quindi di masse basse, avremo in generale l'energia dichiarata dal venditore. Ci saranno sempre questi problemi di perdita di energia, di inefficienza. Dobbiamo semplicemente metterci un attimo sotto e correggerli per comunque avere delle prestazioni migliori, perché avere dei rapporti errati poi porta comunque a una perdita di prestazioni in gittata e precisione per moti turbolenti dentro la canna. Questo è un altro video che farò in futuro, vi faccio troppe promesse sui video, però gli argomenti da trattare sono molti su questo canale.
Quindi, detto questo, per concludere il video vorrei presentarvi alcuni dati, un grafico che ho stilato dopo aver passato una giornata finché non mi ero praticamente addormentato con il proprietario della Grizzly Lab, quasi oramai 2 anni e mezzo fa, a testare il fenomeno del gel creep e dei volumi. Quindi, praticamente con una test bench che ho portato io, abbiamo usato una canna Grizzly Lab, dove era saputa la lunghezza totale e poi veniva accorciata di un tot ogni volta, cambiando la massa dei pallini, a prendere un sacco e, dico, molti dati. Quindi, questo è un grafico dei grafici che rappresentano per varie masse e varie lunghezze di canna qual è il variare dell'energia. Ora, questo l'ho fatto al tempo, lo ammetto, per ripicca, perché molti non credevano nell'esistenza del gel creep e andavano a dire io cambio massa e resta la stessa energia. E questo non va ad indicare il fatto di una preparazione corretta. Semplicemente o il cambio massa è praticamente nulla, tipo dal 25 al 23, non è una cosa apprezzabile e un cronografo normale non riesce nemmeno a notare questa variante, viene presa magari come una variante di incostanza della replica, ma semplicemente quando non cambia l'energia cambiando delle masse magari da una 25 a un 28 fino a un 30 che è sempre lo stesso, semplicemente c'è un deficit di volume, di rapporto volumi, quindi o troppo poco volume o così tanto volume, che cambiare massa non va ad aumentare l'energia perché ci si trova in un frangente di quell'arco di creazione della velocità e dell'energia dietro il pallino che non è apprezzabile. Quindi si tratta di una casistica dove si hanno molte perdite o il rapporto volumi è totalmente errato. Con questo credo di aver detto tutto, spero di aver detto tutto. Vi invito ad iscrivervi per seguire i video futuri, fatemi sapere degli argomenti che vorreste trattare e vi saluto.